Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsa Samburu che avete intravisto nelle immagini di copertina. Prima di passare all'occorrente che già vedete e al vero e proprio tutorial, vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Per realizzare questo progetto mi sono munita del nuovissimo set borsa Samburu di casa Tessiland. Ho acquistato la variante cuoio. Ho abbinato come filato la fettuccia King nella variante cipria che lavorerò con un uncinetto numero 3. Ago da lana marca punti forbici e siamo pronti per iniziare. E non sarei assolutamente io se non avessi già preparato il fondo. Vi voglio spiegare come l'ho realizzato perché è davvero molto semplice, è più facile a farsi che a dirsi. Ho realizzato 2 maglie basse in ogni foro, eccetto per i 3 punti, per i 3 fori che costituiscono gli angoli, dove ho realizzato 3 maglie basse in ogni foro. Quindi 2 maglie basse, 3 maglie basse, 2 maglie basse, 3 maglie basse, eccetera. Chiudo il giro, mi alzo con una catenella, volto il lavoro e realizzo un giro di maglia bassa in costa, punto su punto. L'unica accortezza è che nel punto centrale dell'angolo, quindi nella seconda maglia bassa delle 3 dell'aumento appunto dell'angolo, in ogni angolo realizzo 2 maglie basse in costa, quindi vado ulteriormente a creare un piccolo aumento anche proprio nell'angolo. Continuo il mio giro di maglia bassa in costa, mi chiudo nella catenella di inizio giro con una maglia bassissima, mi alzo con una catenella e questa volta senza voltare il lavoro realizzo un ulteriore giro di maglia bassa, questa volta classica, accertandomi che al termine dello stesso io abbia un numero di punti dispari. In caso contrario aggiungete semplicemente un punto durante la lavorazione. Una volta preparato il nostro fondo, tolgo il mio marker immancabile, ci alziamo con una catenella e iniziamo il nostro punto di lavorazione, una maglia bassa nel primo punto disponibile e una catenella. Salto il punto successivo, entro in quello immediatamente dopo con una maglia bassa e una catenella. Salto il punto successivo, entro in quello immediatamente successivo con una maglia bassa e una catenella. Continuo per tutto il mio giro in questo modo. Concluso il primo giro, mi aggancio dove ho il marker, chiudendo con una maglia bassissima. Tolgo, senza voltare il lavoro, realizzo una catenella e questa volta procedo in senso alternato, quindi ho la maglia bassa sotto di me ed ho realizzato la catenella, entro nello spazio catenella sottostante realizzando una maglia bassa, catenella che mi va sopra la maglia bassa sottostante e nello spazio successivo creato dalla catenella sottostante realizzo una maglia bassa. È un punto alternato, quindi dove ho la maglia bassa realizzo la catenella e dove ho la catenella, lo spazio catenella, entro con una maglia bassa e procedo per tutto il giro. Tutti i giri di questa bag saranno realizzati in questo modo, con un punto che si chiama punto tela. Ho scelto questo punto perché il filato King è una fettuccia molto morbida e io voglio creare una struttura piuttosto solida perché non ho intenzione di foderare o irrigidire la mia borsa e quindi ho optato per un punto piuttosto stretto che però abbia un motivo interessante. Come dobbiamo procedere? Esattamente come vi ho spiegato, giro su giro, senza voltare il lavoro, fino a raggiungere l'altezza che noi desideriamo. Ho protratto la lavorazione per 18 cm. Come vedete la borsa non sta su da sola in quanto ho scelto un filato che nasce come filato per abbigliamento e quindi questa fettuccia splendida purtroppo non è in grado di autoportare la borsa. Dato che non ho intenzione, come ripeto, di foderarla né di usare reti, come mi vado a comportare?
utilizzerò un organizer, un semplice organizer in feltro, e lo vado ad inserire ora all'interno della mia borsa. Ed ecco qua quello che ottengo inserendo semplicemente il mio organizer all'interno della borsa. Quello che ho scelto io ha anche una zip, ma naturalmente potrete usare qualunque organizer abbiate, a patto che naturalmente sia delle corrette dimensioni. Ho iniziato già a cucire, come sempre vi ho spiegato in modo trasversale, il mio organizer al corpo borsa, ma non posso terminare perché devo andare ad incorporare la chiusura. Infatti non voglio che poi mi vada a perforare direttamente l'organizer, ma voglio che la chiusura venga agganciata semplicemente alla mia lavorazione. Come faccio a capire dove voglio andare a posizionare la mia chiusura? Devo partire dalla parte superiore e quindi, calzando bene la mia borsa e centrando i punti, vado a trovare il perfetto centro, guardate già quanto è bella, della mia bag. Punto l'uncinetto al di sotto per ricordarmi dove poi vado a posizionare la chiusura. E adesso nel pieno centro del punto che ho preso con l'uncinetto la vado ad inserire in questo modo ed ecco perfettamente al centro la mia chiusura. Ho assicurato appunto le alettine come vedete e adesso continuo con la mia cucitura perimetrale. Vado ad applicare in ultimo la mia patella. Per poterlo fare procedo come di consuetudine al contrario, quindi sollevo la chiusura e la inserisco nella patta. In questo modo la assicuro in modo da non avere alcun dubbio sul posizionamento. E vado a ripiegare. A questo punto prendo ago da lana e filo di lavorazione e inizio a cucire la patta al corpo borsa. Faccio passare il filo, lascio una codina perché poi farò un bel nodo che nasconderò e questa volta la faccio passare in maniera verticale in modo da creare un bel motivo anche nella parte posteriore, prendendo bene tutti i fori. Continuo così fino alla fine della mia patella, dopodiché faccio dei rodini e nascondo i fili. Ed ecco a voi la borsa Samburu in tutto il suo splendore. La trovo davvero meravigliosa, sono orgogliosa di aver pensato di abbinarla ad un filato che non nasce per le borse. E ho trovato appunto questo stratagemma fantastico per poterla irrigidire, creando anche una situazione di estrema utilità perché l'organizer in questione lo vedremo tra poco, ma ha una zip e ha anche delle piccole tasche e la borsa si presenta in questo modo. Finita, calzata sull'organizer in mio possesso, misura 35 nel lato più lungo per 20, lo spessore è di circa 10 cm ed è a tutti gli effetti una borsa perfetta di medie dimensioni. Si può indossare naturalmente come set consente a mano in questo modo, oppure allungando tutta la catena potremo arrivare ad un indosso a tracolla. Il set è veramente splendido, devo ammetterlo. Qualora voi voleste realizzare questa borsa con un cordino, molto probabilmente non avrete la necessità di andarla ad irrigidire. Io ho optato per questa soluzione perché a mio gusto il King è stata la prima cosa che ci ho visto abbinata e devo dire che anche come tipologia di filato e come luminosità è assolutamente perfetta. Andiamo a vedere la borsa all'interno. Ed eccola qui, calzata alla perfezione, cucita alla perfezione, quindi abbiamo un impatto molto pulito. Ho una zip dorata appunto che richiama l'hardware del set e delle taschine
all'interno del mio organizer che mi consentiranno assolutamente di avere una comodità senza pari. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social, trovate i link in descrizione. Come al solito vi auguro una fantastica settimana e ci vediamo lunedì con un nuovo tutorial.